Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Allora, ho una caterva di contenuti da registrare, da farvi vedere, perché ho tutta una serie di manuali nuovi della Weird Edizioni, tutta una serie di romanzi e una sorta di via di mezzo fra manuale e romanzi di Ala Nera Edizioni, quindi un sacco di materiale, giochi di ruolo da farvi vedere. Poi dobbiamo andare avanti con HeroQuest 3D, quindi abbiamo un altro settore da fare che ho già preparato, quindi già pronto da iniziare. E poi insomma ne ho un pochino, ho ordinato su Temu per esempio una bella parte diciamo di materiale da farvi vedere che secondo me può essere utile anche se preso insomma cheap, e quindi vi farò vedere qualche recensione anche di quello e se vale la pena o no insomma usare e utilizzare cose prese su Temu piuttosto che cose più professionali. E al di là di questo insomma poi un'altra serie di novità che stanno per uscire sul canale e come vedete sta crescendo bene, quindi finalmente posso cominciare a sbizzarrirmi con le idee e i progetti. Quindi dopo tutta questa storia oggi vi faccio vedere Vezzen, quindi un manuale di Ala Nera Edizioni che in realtà è una sorta di raccolta di racconti che va poi a unirsi e ad ispirare il gioco Vezzen, di cui vi do un'infarinatura nuova in più, anche se lo trovate in archivio. A tra poco. Allora, questa puntata diciamo che è proprio un approfondimento di Vezzen, quindi prima di arrivare a raccontarvi la novità che è uscita adesso grazie ad Ala Nera Edizioni, vi faccio rivedere velocemente che cos'è Vezzen. Vezzen è uno dei giochi secondo me di ruolo più rivelatori di questi ultimi anni, perché è veramente fatto bene e ha una grafica e soprattutto una diciamo ambientazione che veramente è fantastica. Ricorda un pochino se vogliamo il discorso sempre di Cthulhu, ma in maniera molto diversa perché si basa proprio su tutti i miti e le storie e le leggende scandinave e quindi è proprio ambientato lì. Allora siamo diciamo intorno alla rivoluzione industriale, quindi la vecchia Scandinavia, l'antica Scandinavia sta per sparire, sta per morire, per lasciare mano praticamente e posto soprattutto alla rivoluzione industriale e l'industrializzazione che spazzerà via diciamo determinate cose e altre no. Quindi praticamente che cosa abbiamo? Vezzen è appunto formato da un manuale, che è questo che vedete, che è il manuale base, che è proprio il manuale che serve per introdurvi al gioco di ruolo. Basta comprare questo per cominciare a giocare, quindi non vi preoccupate di dover avere kit particolari eccetera, perché in realtà basta il manuale. Ovviamente qui vado un attimo più nel dettaglio, e se avete intenzione di giocare per bene, su Weird Edizioni sul sito avete tutta una serie di kit meravigliosi che possono aiutarvi in questo gioco. Vedete che a livello proprio grafico è fantastico, ma ha delle illustrazioni meravigliose tra il moderno e l'antico proprio. È veramente fatto bene, si basa praticamente su degli archetipi, quindi quando voi avete il personaggio, i vostri archetipi, ve li faccio vedere, sono sostanzialmente 10 nel manuale. E guardate che belli questi schizzi, questi sketch che ci sono qui, e gli archetipi sono sostanzialmente i mestieri che fanno i vostri personaggi. Potete scegliere fra accademico, cacciatore, e quindi già qui ne abbiamo due interessanti. Il cacciatore è già insomma sappiamo che è un DPS a distanza, no? Ma l'accademico è già qualcosa di particolare. L'investigatore, che ovviamente avrà delle spiccate capacità intellettive, il medico, e quindi un healer vero e proprio, e dopodiché abbiamo il sacerdote e l'occultista, quindi avete proprio i due opposti diciamo che operano in due campi completamente opposti. Il servo, che è una sorta di Alfred di Batman per capirci, quindi non è che siete un servo, siete la servitù insomma di personaggi particolari e ci sapete fare. Poi lo scrittore, e quindi qualcuno che appunto può fare una sorta di recap di quello che sta succedendo, l'ufficiale, una sorta di guerriero, il vagabondo, e quindi è un ragazzino in questo caso raffigurato, e non so se ce n'è altri, no, infatti finiscono qua i primi 10, ma poi ovviamente ci sono le espansioni che vanno avanti. Nel frattempo vi faccio vedere queste illustrazioni, sono eccezionali, vediamo un po' se riesco
a dare un po', ecco, esatto. E dopodiché va avanti a spiegare cosa sono le abilità e tutto il resto. È un diciamo gioco che funziona con i dadi a 6 facce. Per superare, diciamo, una qualsiasi prova si fa innanzitutto la somma delle caratteristiche che servono a quella prova. Mettiamo caso che voi dovete superare una prova di abilità, per esempio, adesso il esatto punto dove l'avevo letto, perché sto ancora iniziando a anch'io a studiarlo, ma è veramente bello. Avete praticamente delle doti, delle caratteristiche, tipo appunto avete osservazione, empatia, ispirazione, vigilanza, quindi la logica, l'agilità fisica, la forza, eccetera. Mettiamo che dovete fare una prova di agilità e quindi avete un tot di fisico e magari un po' di forza. Mettiamo che in agilità avete 2 e in forza avete 3. In totale tirate 5 dadi e qui per esempio, se volete, sul sito di Weird avete anche, volendo, i dadi, ed eccoli qua, sono bellissimi. Avete praticamente, grazie alla somma delle 2 abilità, 5 dadi da tirare. Per riuscire ad avere un, diciamo, risultato positivo è sufficiente fare un 6. Quindi la maggior parte, per esempio, ora avrei fallito e la maggior parte delle diciamo prove di abilità richiede di fare non più di un 6. Poi ci sono altre cose un po' particolari che vanno oltre questo. Quindi voi prendete questi dadi, tirate e a seconda di quello che dovete fare, vedete qui è incredibile, ma continua a schiantare no, ho fatto 6 questa volta, sì, perché la ventola è il 6 famoso. Quindi quando voi avete praticamente questa girandola con i dadi particolari, altrimenti potete giocare tranquillamente con i dadi da 6, sapete che avete superato la prova. E questi dadi, per esempio, particolari si trovano sempre sul sito di Weird e si possono comprare anche in bundle con il kit, diciamo, iniziale. In questo, diciamo, kit iniziale o bundle, oppure anche acquistabili tranquillamente separatamente, avete anche, volendo, le carte che vi aiutano a giocare all'interno del gioco senza dover utilizzare per forza diciamo, alla memoria o il manuale. Vedete, qua erano ancora incelofanate le mie, perché cerco di tenerle bene fino a quando non le utilizzo, e qui siamo praticamente con una sorta di aiuto per quanto riguarda l'interno del manuale, quindi con le carte non occorre aprire più di tanto il manuale. Anche queste fanno parte, volendo, di un acquisto a parte o di un acquisto in bundle per poter utilizzare, diciamo, tutto quello che ci serve per giocare a Wesen. Poi avete il classico schermo del Dungeon Master, guardate un pochino, eccolo qui, che in questo caso quando aprite dietro vi fa vedere tutta una serie di dati, ma questo in realtà succede praticamente sempre, tutta una serie di dati che possono essere utili, e poi all'interno avete anche la mappa, vedete che poi è fatta in questo modo ai 2 lati e in mezzo c'è una figura di quelle che troverete all'interno del manuale, che è già tutto qui dentro, quindi non c'è un vero e proprio manuale dei mostri, perché è già tutto fatto e condensato nel manuale base. Praticamente avete la mappa con il mitico Nord, questa è fantastica, e praticamente questa mappa vi dà la possibilità di capire dove è ambientato il gioco a livello geografico e dall'altra parte dove praticamente si partono tutte le avventure che sono a Uppsala, che è questa città praticamente con all'interno delle mura praticamente varie situazioni che poi vi serviranno nel gioco, e da qui in poi, che se volete può ricordare un pochino il discorso della taverna, ok, la taverna di Dungeons and Dragons. In questo caso voi siete a Uppsala e all'interno di questa città di solito vi ritrovate con il vostro gruppo per poi partire. Da qui era uscito, se vi ricordate l'avevo fatto vedere, le mitiche Gran Bretagna e Irlanda, e quindi praticamente oltre a tutta la parte svedese, diciamo, c'è tutta la parte appunto in espansione della Gran Bretagna, quindi, e dell'Irlanda, e quindi qui si va in un altro manuale che espande l'ambientazione, e da Uppsala partite praticamente dalla Scandinavia poi andate verso la mitica appunto Gran Bretagna e quindi l'Irlanda. E siamo arrivati finalmente, ora che avete capito di cosa parliamo, al manuale che vi faccio vedere oggi, che si intitola Spiriti e mostri del folklore scandinavo, raccolti e illustrati da Johan Egergangs. Allora, perché alla Nere Edizioni? Perché
Da quando siamo rimasti più liberi a livello creativo, perché abbiamo, come sapete, smesso di tradurre Black Library, ci siamo potuti dedicare alla parte un po' più profonda, diciamo, delle edizioni, visto che tanto con Weird c'è tutta la parte gioco, la parte di Alanere Edizioni si può concentrare su ciò che è veramente oggetto di collezione, e questo è un oggetto da collezione senza ombra di dubbio, perché appena lo aprite capite di cosa stiamo parlando. Guardate che razza di illustrazioni ha questo manuale. Questo in realtà non è un vero e proprio manuale, ma è proprio una raccolta di storie che praticamente fa il cosiddetto folklore e crea folklore all'interno di Wesen. Quindi è ambientato tutto nella, ovviamente, immaginifica, diciamo, Scandinavia del gioco, e racconta praticamente origini, per esempio, delle varie bestioline che trovate all'interno. Vedete qua, per esempio, mette protezione e vi fa vedere, per esempio, gli gnomi e i folletti. Ha delle illustrazioni incredibili, veramente incredibili, e non saprei come altro definire, sono veramente bellissime, ed è un manuale proprio da collezione, che ricorda addirittura il libro delle fate antico che vendevano ancora negli anni '80. Qui ci parla degli spiriti della natura, quindi si va a pescare proprio nel folklore, diciamo, della Scandinavia reale, e da qui in poi vi raccontano tutto. Qui ci sono le fate, per esempio, ed ecco qui la bellissima illustrazione delle fate, che come vedete sono sempre a sfondo leggermente cupo horror, no? Perché il gioco ha un po' questa ambientazione un po' così, cioè hanno le ali, per esempio la pipistrella, non sono le fatine che ci immaginiamo noi come farfalline, no? Poi ci sono tutti questi personaggi, praticamente, per esempio qui sta cavalcando una donnola addirittura, e che vanno praticamente in giro a creare e fare praticamente avventura. E poi praticamente diciamo che il manuale, io lo chiamo manuale, ma appunto è una sorta di raccolta di racconti, va avanti spiegando praticamente tutto un bestiario eccezionale, guardate, che praticamente vi può ispirare per quanto riguarda la storia. La cosa incredibile e fantastica è che tutto quello che trovate qui dentro è poi giocabile e utilizzabile all'interno del gioco di ruolo. Quindi avete un libro di racconti eccezionale, che è fatto proprio per svago e passatempo, perché vi leggete proprio delle storie illustrate, e in questi brevi racconti e storie illustrate in realtà poi trovate ispirazione per fare come master o come giocatori la vostra avventura in Wesen. Ok? Questo è praticamente il, diciamo, quadro generale di Wesen. In questi giorni farò uscire varie puntate dove vi farò vedere altri giochi di ruolo, perché Weird è veramente diventata prolifera sotto questo aspetto e sta veramente sfornando cose incredibili di questo genere, che merita veramente vedere. E poi c'è questo tandem con Alanera Edizioni che è fantastico, perché Alanera appunto si è messa a fare cose con carta di qualità, come vedete il cartonato è di qualità anche questo, tutti quanti ovviamente con il loro segnalibro, e avete questo manuale, per esempio viene 60 €, quindi potete capire che è un manuale di pregio ovviamente. E qui, ragazzi, guardate, per esempio il mio si è leggermente incurvato perché è umido in questo momento in casa mia, ho un po' di freddino, diciamo, nella parte dello studio, e quindi un pochino si è incurvato. Chiaramente quando si asciuga un po' l'ambiente ritorna tranquillamente normale, quindi non vi preoccupatevi per questo, è una cosa che è successa al mio. Diciamo che la cosa da capire è che si può integrare, diciamo, tutta questa serie di racconti come un bestiario per poi giocare a tutto il malloppo di Wesen, che è veramente un gioco di ruolo che può veramente trasformare le vostre serate come gruppo, diciamo, di giocatori di ruolo in qualcosa di veramente interessante. Spero prima o poi di potervi far vedere qualche sessione di gioco di varie di queste. Comunque nel frattempo, se andate su Weird Edizioni, spesso loro anche su Twitch giocano la sera, e quindi si può già seguire e capire. Vi lascio a un recap di Goblin. Navigazione
lobby, quante cose bellissime, questo Vesen mi piace sempre di più. Allora, poi Francesco non vi ha detto che ci sono tante altre cose. Grazie a Ars Manufactoria dovete sapere che abbiamo nelle prossime puntate in arrivo una recensione del manuale degli Space Marine, il Codex, e poi anche il Codex dei Tiranidi, e quindi dopo andremo avanti a montare le cose che avremo trovato nell'unboxing di Leviathan e li dipingeremo insieme. Ma non è finita, abbiamo anche la scatola nuova di Kill Team, quella con gli orcacci cattivi e i halfling che sono tutti leggeri e leggerini ma super intelligenti, ma io non ho mai sopportati lo stesso. Però al di là di questo ci vediamo le prossime puntate. We could be the warriors, warriors.